Quello che so nel mondo del latte e dei formaggi l'ho studiato in parte, ma in gran parte lo devo ai produttori, ai trasformatori, ai casari e agli allevatori. E quindi questo per me è diventato un sapere, non un'informazione, ma delle conoscenze che diventano parte della mia vita. E ogni volta è una cosa nuova, perché il formaggio non si fa mai uguale nei posti diversi, ma ogni volta devi inventare, devi adattarti a quello che di nuovo c'è in quella realtà. Bisogna essere precisi, quindi la conoscenza della normativa di riferimento, dei concetti di igiene, della trasformazione, che cosa c'è nel latte, i processi biochimici, eccetera, li devo conoscere. Se noi possiamo nutrirci, non alimentarci, nutrirci, quindi portare qualcosa dentro il nostro corpo con un latte, un formaggio naturale, io credo che sia la cosa migliore che possiamo fare in un mondo così tecnologicamente evoluto e che così intensamente ha modificato ciò che noi mangiamo. La scelta del latte crudo perché? Perché quello che la natura ci mette a disposizione nel latte noi lo possiamo facilmente utilizzare, possiamo nutrirci. Il latte crudo ci dà due cose fondamentali. Uno, quello che l'animale ha mangiato lo trasferisce al latte e noi, se applichiamo una tecnologia rispettosa, quindi usiamo il latte crudo, lo ritroviamo nel formaggio. Chiediamo all'allevatore di essere rispettoso del latte, di produrlo bene, di conservarlo in modo adeguato, di non contaminarlo con delle attrezzature sporche, quindi di custodirlo. In questo custodirli ci sono gli aspetti odorosi e aromatici, ci sono dei batteri utili per far sì che il formaggio sia, da un punto di vista delle caratteristiche aromatiche, più variato, più elaborato. Voglio la libertà di poter scegliere un prodotto che mi dia delle sensazioni, mi dia delle percezioni che un formaggio a latte pastorizzato, che correttamente è prodotto bene, è fatto in modo appropriato, eccetera, ha costantemente nel tempo. A me piace sentire il formaggio fatto in quell'alpeggio all'inizio di luglio e alla fine di luglio. La scelta del latte innesto, del latte diciamo dei fermenti naturali, il motivo qual è? È che io decido di farmi il mio formaggio con il mio foraggio, con il mio fieno o con la mia erba, con i miei batteri che vengono dal fatto che lavoro bene o male in stalla e quindi apporto dei batteri buoni nel latte. Da un punto di vista della qualità, in un latte innesto noi abbiamo tanti batteri diversi, tutti concorrono a darmi odore, aroma e formaggio e io questi poi li posso, se mi fermo, metto in bocca, degusto, cerco di capire cosa ha fatto il casaro, cosa ha fatto l'allevatore in stalla, li ritrovo come aspetti positivi ma anche come aspetti negativi. Se uno non tratta correttamente il latte, lo gestisce male, mi trovo un formaggio che è spiacevole. È un latte, è un formaggio veramente più naturale. In natura non ci sono tutti i giorni il sole, il tempo non è sempre uguale, la natura ha il suo ciclo, ha la sua vita, ha le sue sorprese, in senso positivo e in senso negativo. Se io sono prostrato nella mia vita di tutti i giorni a casa mia e non esco alla finestra, non alzo lo sguardo una sera e vedo un bellissimo tramonto, me lo perdo. Allora, fare un formaggio a latte crudo significa darti la possibilità di gustare tutti i giorni un tramonto o un'alba particolare. Il formaggio è vita, il formaggio è emozione. Se lo pastorizziamo e usiamo i fermenti, perdiamo tutto questo. Allora conserviamoci questo modo di produrre che è un mondo diverso, è un mondo buono, rispettoso dell'ambiente, è un mondo che ci dà emozioni.